Video numero 138, 53 visualizzazioni, la media del canale è 300, stavo per cancellarlo. Poi ho guardato meglio i dati e ho capito una cosa importante. Se hai pubblicato un video che ha ricevuto molte meno visualizzazioni degli altri, se lo guardi e pensi ho sbagliato, cancello tutto, questo video è per te. Un video flop non è un fallimento, è il miglior insegnante che hai. Nei prossimi 6 minuti ti spiego cosa devi chiederti quando un video va male, quali metriche guardare nelle analytics e come trasformare un flop in un'opportunità per migliorare. Pubblichi un nuovo video, un argomento un po' diverso dal solito, hai lavorato bene, editing curato, thumbnail decente. Aspetti 24 ore, 53 visualizzazioni. Guardi gli altri video e mediamente fanno 300 visualizzazioni, alcuni oltre 1000. Il panico. Ho sbagliato tutto, il pubblico non mi segue più, l'algoritmo mi ha penalizzato. Apri YouTube Studio, vedi il numero 53, ti infastidisce. Pensi, cancello il video, mi fa fare brutta figura. Oppure peggio, non pubblico più per 2 settimane, devo capire cosa è successo. Il problema non è il video flop, è come reagisci. La maggior parte dei creator fa 3 errori. Primo errore, cancella il video, perde dati preziosi. Secondo errore, cambia tutto, thumbnail, titolo, nicchia, formato, crea confusione nell'algoritmo. Terzo errore, smette di pubblicare per giorni o settimane, l'algoritmo perde fiducia. Il video flop non è un problema, la tua reazione al flop può diventare un problema. Ecco cosa devi sapere sui video flop. Ogni creator di successo ha video flop, tutti. Canali con 100.000 iscritti hanno video con 200 visualizzazioni. La differenza la fa cosa fai dopo il flop. Un video che è andato male ti insegna 3 cose che un video di successo non può insegnarti. Primo, cosa non vuole il tuo pubblico. Un video di successo ti dice cosa funziona, ma non ti dice cosa evitare. Un video che è andato male ti spiega cosa non devi rifare. Secondo, dove hai sbagliato. È il titolo, la thumbnail, l'argomento, look, la lunghezza. Senza un flop non lo scoprirai mai. Terzo, quanto è robusto il tuo pubblico. Se un video flop distrugge il canale, il pubblico era debole. Se un video flop non cambia niente, il pubblico è forte. Il flop è una prova, non una disgrazia. Nella community Creator Lab Italia su School possiamo analizzare insieme il tuo video flop. Posti lo screenshot e il link del video che è andato male e ti dico esattamente dove guardare e cosa ottimizzare. L'iscrizione è gratuita, trovi il link nella descrizione di questo video. Ma ora vediamo quali sono le 3 domande che devi farti. La soluzione, 3 domande e analytics. Prima di cambiare tutto, rispondi a queste 3 domande. Prima domanda, il problema è prima o dopo il click? Apri YouTube Studio. Guarda 2 metriche, CTR, click-through rate. Quante persone hanno visto la thumbnail e hanno cliccato? AVD, average view duration. Quanto tempo sono rimaste nel video? Se il CTR è basso, tipo 2-3%, il problema è prima del click. Significa che la thumbnail è debole o il titolo è debole. Le persone vedono il video ma non cliccano. Se il CTR è normale, tipo 6%, 8%, ma l'AVD è basso, tipo 20%, il problema è dopo il click. Significa hook debole, contenuto non interessante, video troppo lungo. Non cambiare tutto, cambia solo quello che non funziona. Seconda domanda, le persone dove vanno via? Vai nelle analytics, clicca su fidelizzazione del pubblico, vedi il grafico, è una linea che scende. Guarda dove la linea crolla, se crolla nei primi 10 secondi il gancio è debole, se crolla a metà video il contenuto è troppo lungo o la promessa del titolo non è mantenuta. Se crolla alla fine il video è troppo lungo, la conclusione è debole. Il punto di caduta ti dice esattamente dove hai perso il pubblico. Non devi indovinare, i dati te lo mostrano. Terza domanda, questo argomento interessa davvero al mio pubblico? Guarda i tuoi ultimi 10 video, quali hanno funzionato meglio? C'è uno schema? Un tipo di argomento? Un formato? Se il video flop è completamente diverso da tutto quello che funziona, il pubblico ti sta dicendo non è questo che voglio da te. Non significa che sei scarso, significa che il tuo pubblico ha aspettative specifiche. E devi decidere, segui le aspettative o educhi il pubblico lentamente verso nuovi argomenti. Ti racconto cosa mi è successo sull'altro canale. Video numero 138, un argomento un po' diverso dal solito, 53 visualizzazioni, con una media del canale di 300 visualizzazioni, CTR 2,5%, bassissimo, AVD 23,2%, disastroso, la media è del 45%. La prima reazione, cancello tutto. Poi mi sono fermato, ho guardato il grafico della retention, un calo enorme nei primi 15 secondi, il gancio non funzionava, ho guardato gli ultimi 20 video migliori del canale, lo schema era chiaro, il pubblico vuole argomenti specifici, molto pratici, con azione immediata. Il mio video era troppo teorico, troppo generico, ho imparato la lezione,
torno agli argomenti specifici che vuole il pubblico. Il video dopo 350 visualizzazioni, AVD 47%, il flop mi ha insegnato cosa evitare. Cambio di mentalità. Cambia prospettiva se un video va male. Un video con 1000 visualizzazioni ti dice questo funziona. Un video con 50 visualizzazioni ti dice questo non funziona. Entrambi sono dati preziosi. Il successo ti dà conferme, il flop ti dà direzioni. Non cancellare i video che vanno male, studiali. Ogni flop è un esperimento che ti avvicina a cosa funziona. Ricapitoliamo, un video che va male non è un fallimento, è un insegnamento. 3 domande. Il problema è prima o dopo il click? In che punto del video perdo il pubblico? L'argomento interessa? Guarda CTR, AVD e il grafico retention. Non cancellare, non cambiare tutto, aggiusta solo quello che non funziona. Bene, ora sai come gestire un video andato male. Ma ecco un altro problema. Guardi quel creator con 1500 iscritti, stesso argomento, canale aperto 6 mesi fa. Tu, 130 iscritti in un anno. Questi confronti ti fanno stare male. Nel prossimo video ti spiego perché confrontarti con altri creator è completamente inutile.